Cagliari-Inter sarà la Unipol Domus a ospitare gli uomini di Christian Chivu in questa quinta giornata di Serie A che apre un'altra di quelle settimane che sarà interrotta a metà da una partita di Champions League. Ma è una settimana molto importante perché i 3 impegni che attendono l'Inter a partire appunto da questo weekend fino al prossimo sono 3 impegni ovviamente da non sottovalutare come sempre, ma che potenzialmente sulla carta potrebbero, e io aggiungerei quasi dovrebbero, restituire 9 punti, 6 in campionato e 3 nella gara di Champions League. Sono gare sulla carta abbordabili che l'Inter, soprattutto in campionato, deve sfruttare per provare a ricucire la distanza che la separa già dai primi posti in classifica, anche perché 2 gare sono già state perse contro l'Udinese e la Juventus e quindi ora i passi falsi consentiti sono davvero pochi. All'interno di questo contenuto vedremo un attimo come arriva l'Inter dopo questa intera settimana di lavoro che l'ha separata dall'ultimo impegno in campionato. Ci sono delle novità di formazione sia lato Inter che lato Cagliari, un Cagliari che, attenzione, è una squadra sulla carta, ripeto, abbordabile, ma che è partita molto bene e che tra l'altro ha dei singoli da tenere d'occhio. Uno in particolare è stato anche accostato all'Inter proprio in queste settimane. Quindi ben ritrovati amiche e amici passione interisti, vi invito come sempre a cliccare sul tasto mi piace qui sotto e sul tasto iscriviti, siamo sempre più vicini ai 100.000 iscritti, quindi continuate a supportarci e a farci crescere e a sostenere il nostro progetto. Cominciamo dalle informazioni generali, quindi Cagliari-Inter, gara che si giocherà sabato alle ore 20:45. Noi saremo in diretta come di consueto su Passione Inter a partire dalle 19:30, quindi questo è un altro dei motivi per cui iscrivervi al canale, così non vi perdete anche tutte le nostre live partita con la cronaca in diretta di ogni gara dell'Inter. Come vi dicevo, la partenza del Cagliari in questa stagione è stata molto buona, con dei risultati direi positivi per la squadra che per gli obiettivi anche che saranno di questo Cagliari. All'esordio il Cagliari ha pareggiato in casa contro la Fiorentina, poi ha perso l'unica sconfitta di queste prime 4 partite a Napoli, contro il Napoli subendo gol peraltro al 94esimo, quindi è andata molto vicino a bloccare la squadra di Conte sul pareggio, e poi 2 vittorie consecutive, la prima contro il Parma sempre in casa e poi la vittoria in trasferta in rimonta in casa del Lecce. 3 giorni fa il Cagliari peraltro ha giocato anche un turno di Coppa Italia vincendo tra le mura amiche contro il Frosinone per 4-1, quindi contando tutte le competizioni il Cagliari di fatto arriva da 3 vittorie consecutive. L'allenatore è Fabio Pisacane, allenatore che è proprio agli esordi, agli inizi della sua carriera, ha giocato da giocatore fino a 3-4 anni fa, si è ritirato se non erro nel 2022, quindi ha giocato davvero fino a poco fa, poi ha cominciato un percorso interno alla società Cagliari e da quest'anno ha fatto l'esordio sulla panchina, la panchina della prima squadra. È una squadra, il Cagliari, che basandoci su quelli che sono i numeri di queste prime 4 partite, che quindi sono un campione statistico limitato, però ci danno già delle indicazioni. Intanto, prima cosa da tenere a mente, sono terzi per falli e sono la squadra più sanzionata insieme al Como, con 11 ammonizioni in 4 partite, quindi ci aspettiamo una gara anche piuttosto ruvida. Loro peraltro hanno in difesa un giocatore come Yerry Mina, che è uno di quei giocatori che quando è nella tua squadra ti gasa, quando ce l'hai contro non lo puoi vedere, perché è un giocatore che sa anche essere furbo, sa lavorare come si direbbe in questi casi d'esperienza. Poi non sempre io la definisco esperienza, ma più appunto furbizia, però in ogni caso questo è il tipo di giocatore. È tra le ultime il Cagliari per percentuale di possesso palla e anche per duelli aerei, e lo dico perché invece in queste 2 statistiche l'Inter è molto forte, è prima come percentuale di possesso palla e seconda dietro al Pisa come duelli aerei, quindi l'idea che possa essere una partita dove l'Inter gestirà maggiormente il pallone e dove potrà giocare molto, come spesso fa la nostra squadra, sui cross e in particolare sulle palle inattive, penso ai calci d'angolo, che sono ancora, dopo la fine della scorsa stagione, anche l'inizio di questa ci conferma come i corner siano un'arma forte, diciamo un punto di forza importante per l'Inter, in questo caso di Chivu. Ecco, loro hanno in realtà poi 2 difensori abbastanza strutturati e fra poco lo vedremo nelle probabili formazioni, però in generale a livello di numeri in questo momento sono 2 squadre un po' agli estremi, come dicevo.
E attenzione, naturalmente questo vale un po' per tutte le medio-piccole, però per loro in particolare l'abbiam visto anche dai risultati, giocando in casa spesso le squadre come il Cagliari, possono trovare nella spinta del pubblico un elemento in più. Si giocherà appunto tra le loro mura amiche, quindi questo sarà un ulteriore elemento anche, diciamo nell'essere dovrà essere importante per l'Inter capire i momenti e cercare di, far entrare il meno possibile il pubblico in partita, perché altrimenti diventa un elemento in più da dover gestire e non è una cosa scontata. Vi mostro le probabili formazioni con, vi dicevo, dei ballottaggi importanti, soprattutto lato Inter, che adesso vi racconto. Eccoci qua. Allora, intanto il Cagliari si presenta con un 4-3-1-2, anche se nelle prime 4 partite di campionato ha alternato in maniera equilibrata difesa a 4 e difesa a 3. Nella prima e nella terza partita ha giocato 4-3-1-2 barra 4-3-2-1, più o meno siamo lì, mentre nelle altre due ha giocato 3-5-2, quindi è una squadra anche abbastanza varia da questo punto di vista, con 2 esterni. In questa probabile formazione ne gioca uno, però ce n'è anche un altro interessante che hanno grande gamba, quindi possono giocare sia terzini che quinti fondamentalmente da questo punto di vista. Cominciamo quindi dal Cagliari col 4-3-1-2 e subito il primo nome interessante è quello di Elia Caprile, che è un nuovo arrivo di questa stagione, un Caprile che alcuni giornali proprio in questa settimana hanno inserito nella lista dei portieri che l'Inter starebbe monitorando per la prossima stagione, nella valutazione di un eventuale futuro Sommer, anche se ne abbiamo parlato anche in un contenuto in settimana. Io continuo a pensare che se al posto di Sommer vai a prendere un top come poteva essere Donnarumma è un discorso. Tutte le altre categorie di portieri, tra le quali rientra anche Caprile, non capisco che cosa possono avere in più rispetto a un Josep Martinez che tu hai già in squadra, hai già investito, e quindi mi sembra piuttosto lineare e logico ragionare prima dando spazio a lui. Comunque, consideriamolo un giocatore che l'Inter sta seguendo. In difesa Palestra, Jerrimina, Luperto e Obert. Qui si vede subito una difesa strutturata dal punto di vista fisico, soprattutto Jeremina, ma anche Luperto, non esattamente due fulmini di guerra, due giocatori estremamente agili, quindi dovendo affrontare in particolare un giocatore come Thuram, che è previsto titolare, questo è un elemento su cui l'Inter può provare a insistere, diciamo così. Centrocampo con De Jong, Prati e Adopò. In attacco, come vi dicevo prima, o Folorunscio alle spalle di Seba Esposito e Belotti, o Folorunscio e Seba Esposito alle spalle di Belotti. Diciamo che Esposito è un po' vario a livello di posizione. Gli altri, oltre a Caprile, da tenere d'occhio sono intanto Palestra, giocatore che ha cominciato molto bene, proprietà Atalanta, da monitorare, anche perché probabilmente nell'Inter dal suo lato giocherà Di Marco, quindi sappiamo quelli che sono i limiti conclamati difensivi di Di Marco. Ci sarebbe anche Felici, che invece gioca a sinistra, che però parte dalla panchina. Se dovessero giocare entrambi sarebbero due belle frecce da monitorare. Seba Esposito, che prima vi dicevo che il Cagliari ha alternato questi due schemi con difesa 3, difesa 4 e anche con attacco a 3 o attacco a 2, se consideriamo trequartisti e attaccanti. L'unico che, a prescindere dalla posizione, ha sempre giocato è proprio Esposito, quindi vuol dire che finora l'allenatore lo sta vedendo molto bene. Un giocatore che non è fra i titolari ma che potrebbe recuperare per questa partita è Luvumbo, che da tempo viene considerato tra i più importanti del Cagliari. Ecco, fino a pochi giorni fa si diceva tornerà probabilmente la partita successiva, quindi il prossimo weekend. Invece nelle ultime ore ha avuto dei miglioramenti notevoli, quindi potrebbe tornare a disposizione già per Cagliari Inter, ovviamente per la panchina, non per un posto da titolare. Nell'Inter invece un 3-5-2, la formazione è abbastanza standardizzata, anche se vi dicevo ci sono due grandi ballottaggi che sono quasi 50-50, quindi noi abbiamo inserito due nomi, ma potrebbero tranquillamente starci anche gli altri due, e adesso ve li racconto. Sommer in porta, Akanji, Acerbi e Bastoni in difesa, Dumfries, Barella, Cialanoglu, Mkhitaryan e Di Marco a centrocampo, Thuram e Lautaro Martinez in attacco. I due ballottaggi sono intanto il portiere, perché Josep Martinez potrebbe ancora una volta partire titolare al posto di Sommer, anche se abbiamo visto che in settimana scorsa Martinez ha giocato, insomma, ha già fatto il suo esordio e sappiamo che Kivu lo vuole alternare più frequentemente, come abbiamo visto.
potrebbe quindi giocare contro il Cagliari per poi eventualmente riproporre Sommer in Champions League, come è stato settimana scorsa, con Sommer che ha giocato con l'Ajax e poi Martinez con il Sassuolo, e che in questo caso potrebbe accadere più o meno la stessa cosa. Akanji, titolarissimo, non si muove, da quando è arrivato ha giocato tutti i minuti di tutte le partite, quindi dovrebbe giocare ancora dal primo minuto. L'altro dubbio invece riguarda la mezzala sinistra, perché c'è un Sucic molto caldo che potrebbe dare continuità dopo la partita giocata anche nel suo caso contro il Sassuolo. In quest'ora la Gazzetta diceva che Chivu lo sta martellando tra virgolette rispetto a alcuni aspetti più difensivi, quindi le rincorse, i duelli, cose su cui vorrebbe un miglioramento da parte di Sucic. Lui e Mkhitaryan insomma si giocano al 50-50 la maglia da titolare nella zona di mezzala sinistra per questa partita. In attacco invece torna, dopo i problemi alla schiena che lo hanno costretto a saltare le ultime 2 partite, Lautaro Martinez, ma attenzione a Bonny, perché Bonny settimana si è allenato a parte in alcuni giorni per un problema alla caviglia, dovrebbe essere comunque a disposizione per questa partita. Immagino che qualora non dovesse essere al 100% non verrebbe rischiato, e questo nell'ottica di quello che dicevo prima nello scontro fra Thuram, Yerry Mina e Luperto potrebbe in realtà essere un piccolo problema, perché anche Bonny, giocatore che ha progressione palla al piede, a corsa, quindi magari anche a gare in corso poteva fare comodo. Ecco, poi vedremo, perché magari invece si deciderà anche di fargli fare uno spezzone, però dopo il problemino che ha avuto in settimana tendenzialmente l'Inter va sempre molto prudente, quindi l'unica alternativa di ruolo sarebbe un Pio Esposito, che invece andrebbe a lottare proprio con le stesse armi, diciamo così, a livello fisico nello scontro con gli imponenti centrali del Cagliari. Partita quindi, come vi dicevo, che tutto sommato è alla portata, non da sottovalutare, però l'Inter, avendo già perso troppi punti in queste prime gare, non può permettersi di perderne altri. Si è detto che in questo blocco di partite l'Inter dovrebbe puntare a vincerne 5, le prime 2 le ha già vinte Ajax e Sassuolo, adesso arrivano le prossime 3 che sono alla portata, in attesa poi tra qualche settimana di un altro big match notevole contro la Roma di Gasperini, che anche lei è partita bene, al di là di quella sconfitta in attesa in casa contro il Torino, però per il resto ha già fatto vedere delle cose importanti. Ultimissima cosa, almeno nel momento in cui sto registrando Chivu non ha ancora parlato. Eravamo abituati a un Inzaghi che parlava poco in conferenza, con l'arrivo di Chivu sembrava invece che le conferenze pre-partita di ogni partita potessero tornare un appuntamento fisso, invece non è stato comunicato nulla, quindi ormai direi che Chivu la conferenza non la farà. Vi dicevo fino a questo momento perché poi in questi casi a volte l'Inter pubblica degli spezzoni di 4, 5, 6 minuti con un paio di domande fatte da Inter TV e le risposte del tecnico, quindi al momento non c'è ancora questa cosa. Dovesse arrivare, ecco, eventualmente scopriremo qualche dettaglio in più, anche se tendenzialmente da quei contenuti non arriva nulla di notevole, ecco, con tutto il rispetto. Questo era quanto, quindi in vista di Cagliari-Inter io vi do appuntamento intanto alla live di questa sera alle ore 19:30, dove faremo ulteriormente il punto su questa gara e commenteremo le news di giornata, e poi domani, come dicevo, alle 19:30 fischio d'inizio della nostra diretta con il pre-partita che anticipa la cronaca e poi l'ampio post partita, nel quale ci sposteremo anche nel club di Passione Inter, dal quale vi invito a passare, www.passioneinter.club, per supportare il nostro progetto ed unirvi alla nostra grande community. Se non avete ancora fatto, clic sul tasto mi piace qui sotto e sul tasto iscriviti. Ed infine, per chi mi segue in podcast, lo trova in descrizione, mentre se mi stai seguendo su YouTube ti lascio qui alla mia destra un altro contenuto da recuperare.